amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Quest'oggi vi mostrerò come realizzare questo bellissimo cappellino che sto indossando proprio adesso. Lo schema è super facile e veloce, non solo possiamo realizzarlo per noi stesse, ma anche per i nostri partner. Io lo definirei un progetto unisex, possiamo realizzarlo anche per i nostri piccini. E perché no, possiamo realizzarlo anche per fare tanti regali natalizi, perché il progetto è super facile, ma soprattutto veloce, alla portata di tutti, alla portata soprattutto delle principianti. Ma andiamo direttamente all'occorrente. Per questo progetto ho utilizzato 3 gomitoli da 50 grammi del filato Hen. È un 50% lana, un 50% acrilico. Come vi dicevo, ogni gomitolo è composto da 50 grammi. Io comunque ne ho utilizzato 155 grammi. Un quarto gomitolo fa sempre comodo, perché in base alla mano di lavorazione, ma anche alla taglia da realizzare, è probabile che occorre più filato, quindi almeno un gomitolo in più. Io comunque per sicurezza vi consiglio sempre di avere almeno 4 gomitoli. Uncinetti di lavorazione consigliati 8 e 9, però io ho lavorato questo bellissimo filato con il numero 6,5. Vi sono ben 18 colorazioni bellissime. Io per questo progetto ho utilizzato la colorazione 86021, che è questo bellissimo arancione tipo color zucca. Anche questo filato è 100% made in Italy, prodotto e rivenduto dall'azienda Borgo dei Pazzi Firenze. Se siete interessati all'acquisto di questo materiale potete andare a cliccare sul link che vi lascio come sempre sotto al video nel box informazioni. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, attiva la campanellina, importantissima, per non perderti le prossime novità. Vi anticipo già da subito che questa settimana ci sarà un doppio appuntamento, quindi ci rivedremo nuovamente venerdì alle 14. A questo punto, sigla! Per questo progetto bisogna realizzare un pannello rettangolare. Io ne ho realizzato uno da 31 cm in larghezza per un'altezza di 44 cm, ma ancora lo devo andare a rifinire e lo faremo dopo insieme. Per questo progetto avvierò un piccolo campioncino perché, come notate, ho già quasi il progetto pronto. Ad ogni modo vi indicherò il numero di catenelle e di centimetri reali. Per il campioncino avvierò esattamente 13 catenelle, 12 più una che mi serve per voltare. Il multiplo di lavorazione per il punto waffle è il 3. Per quanto riguarda le misure reali, ho avviato 43 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ª catenella. Lavoreremo sulle 12 catenelle multiplo di 3. Vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse. Quindi entro nella seconda catenella, chiudo a punto basso, poi entro nella sua maglia, prendo il filo e ho così il primo punto alto. Poi riprendo il filo, vado nella catenella successiva, chiudo le prime 2 e poi le altre 2. E procedo in questo modo per tutte le catenelle che ho al di sotto. Qui chiaramente lavorerò 12 punti alti, ma nel pannello rettangolare reale ne ho lavorati ben 42 punti alti. Vi indico tutto qui sullo schermo, vi indico solo le misure reali. Questo è un campioncino, ripeto, per evitare confusione. Quindi intanto procedo. Ultima catenella, ultimo punto alto. Abbiamo realizzato così la base su cui andare a lavorare il punto waffle, che è un punto davvero semplicissimo ma nello stesso tempo d'effetto. Guardate. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro. Innanzitutto iniziamo e terminiamo la riga con un punto alto. Vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse. Solo per una questione estetica, in questo modo non ci sono spazietti vuoti tra un punto e il secondo. Nel secondo punto andremo a lavorare un punto alto in rilievo. Questo significa che entreremo nello spazio tra un punto alto e l'altro, dal dietro verso il davanti portiamo l'uncinetto in questo modo. Molto semplice. Prendiamo il filo, lo facciamo scorrere,
chiudiamo le prime 2 asole come facciamo per il punto alto e le altre 2. Fatto questo dobbiamo rispettare la sequenza di punti. Fatto il primo in rilievo, nei prossimi 2 ne facciamo 2 normali. Prendiamo il filo, punto successivo, un punto alto. Prendiamo il filo, punto successivo, un punto alto. Iniziamo nuovamente, primo punto, un punto alto in rilievo. Quindi entriamo tra un punto alto e l'altro, dal dietro verso il davanti, prendiamo il filo, chiudiamo le prime 2 e poi le altre 2. Nei prossimi 2 punti successivi invece lavoriamo un punto alto normale, 1 e 2. E poi di nuovo un punto alto in rilievo, davanti, un punto alto normale. Terminiamo sempre la riga e le righe successive allo stesso modo, quindi un punto alto in rilievo davanti nel penultimo punto, un punto alto normale nell'ultimo punto. Benissimo. Avete visto? Semplice semplice. Questo punto di lavorazione si sviluppa in 2 righe che ripeteremo per tutto il pannello. Vediamo la seconda riga e poi possiamo continuare tranquillamente da soli. Catenella, giro il mio lavoro. Come vi ho detto prima, inizieremo e termineremo la riga sempre con un punto alto. Quindi sostituisco il primo punto alto con le 2 maglie basse. Dove c'è il punto alto in rilievo lavorato precedentemente, facciamo un punto alto normale. Dobbiamo fare al contrario. Dove ci sono i 2 punti alti normali della riga precedente, lavoriamo 2 punti alti in rilievo davanti. Prendiamo il filo dal dietro verso il davanti, chiudiamo le prime 2 e le altre 2. E di nuovo dal dietro verso il davanti, prendiamo il filo, 1, 2. Dove c'è il punto alto in rilievo lavoriamo un punto alto normale. Dove ce ne sono 2 normali lavoriamo un punto alto in rilievo. Avete visto? Ve lo ripeto un'altra volta, super semplice davvero. Poi questo filo si lavora che è una meraviglia, è abbastanza elastico, non ci sono problemi davvero. Infatti io adesso vi sto dimostrando il campioncino perché volevo fare una prova. Se la prova andava bene avrei fatto il tutorial, siccome è andato tutto bene, eccomi qui con la dimostrazione del campioncino. Termino la riga sempre come l'abbiamo iniziata, quindi 2 punti alti normali consecutivi, 1 e 2. Benissimo. Catenella, giro il mio lavoro e questo sarà il risultato. Chiaramente siamo solo a 2 righe, quindi l'effetto non si nota molto. Vi faccio vedere direttamente il pannello finito. Per il mio progetto, per una circonferenza da 55 cm, ho sviluppato un pannello alto 45 cm anziché 55. Perché? Perché è molto elastico, non appena lo indosso leggermente cede. Già ho fatto una piccola prova, anzi quando arrivate per esempio anche voi a 44 cm fate una prova, prendete direttamente il pannello e lo accompagnate sul vostro capo. Se tutto va bene vi potete fermare, altrimenti se manca qualche centimetro, qualche riga, la andate a lavorare. È davvero un progetto semplicissimo, adatto a tutti, soprattutto alle principianti. Questi 44 cm in righe sono esattamente 34 righe totali, dunque insieme ne abbiamo fatte 2, escludendo la primissima riga a punto alto. Dobbiamo lavorarne altre 32 per un totale di 34 a punto waffle, più la primissima riga a punto alto, praticamente sono 35 righe. Una volta fatto questo, cosa bisogna fare? Bisogna andare a definire
la zona superiore, non la lascerò così, andrò a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto sottostante, senza andare a fare punti alti. Raggiungerò praticamente all'incirca 45 cm e mezzo e mi va più che bene. Su ciascun punto lavoro un punto alto. Come notate è terminato anche l'altro gomitolo, quindi adesso prenderò un secondo gomitolo che mi occorrerà sia per questa riga di rifinitura che per andare a cucire le due estremità e la zona superiore e per andare a rifinire comunque la zona inferiore, ma vediamo tutto passo passo insieme. Per raggiungere l'altro gomitolo io faccio in questo modo senza fare nodini, volendo lo possiamo pure fare, quindi prendo il nuovo filo, vedete, e blocco e poi man mano vado a bloccare le due code dietro e proseguo lavorando un punto basso in ciascun punto. Ultimissimo punto basso all'ultimo punto, faccio una catenella e posso tagliare un po' di filo. Guardate, io faccio così per tagliare il giusto quantitativo, quindi taglio. Questa è la parte del dritto perché abbiamo tutti i quadratini. Vado a cucire in questo modo sul rovescio. Con un ago andiamo a cucire velocemente. Entro nella prima catenella e nel primo punto basso. In questo primissimo punto faccio 2 passate per rinforzare l'inizio, lo stesso farò alla fine. E come all'inizio do 2 belle passate. Volendo possiamo anche bloccare con il punto iniziale, così poi li andiamo a nascondere insieme. Poi considerate che questa è la zona retro. Ok, mi raccomando non tagliatelo dove c'è il cappio perché potrebbe sfilarsi tutto il lavoro. Andatela a nascondere così come sto facendo io. Ok, questo intanto è il risultato. Guardate quanto è elastico. Vabbè, grazie anche al punto di lavorazione. Ora dobbiamo andare a cucire la zona superiore. Basta far passare il filo, tirare i fili e chiudere come se fosse un anello magico. Allora riprendo un po' di filo e faccio in questo modo. Entro a zig zag in questo modo. Vedete? E mi tiro il filo, magari ne lascio un po', ok, sempre sul retro del nostro lavoro, quindi sono fuori, entro, esco, praticamente sto prendendo tutti i punti alti e tiro e lo faccio lungo tutto il pannello, quindi entro, esco, esco e mi porto il filo. Operazione super veloce. Ho inserito il filo, basta tirare il tutto e andiamo a chiudere il nostro cappellino, guardate, senza aver fatto l'anello magico. Quindi mi raccomando, chiudiamo per bene. Vado a fare dei nodi e nel frattempo stringiamo. Così, e chiudo ulteriormente il buchetto. Vedete come lo sto chiudendo? Sono le asole dei punti che già ho cucito. Li vedete? Vado a bloccare con un ulteriore nodo ed il gioco è fatto. Nascondo i fili in eccesso. Possiamo capovolgere il nostro cappellino e voilà! Avete visto? Abbiamo chiuso il foro e si vanno a realizzare questi sbuffetti qui, non so come chiamarli, in maniera naturale. Ora possiamo lasciare il nostro cappellino in questo modo oppure andare a realizzare un pompon e inserirlo proprio qui, andarlo a cucire. Qui basta fare la svoltina solita del cappellino ed il gioco è fatto.
fatto? Possiamo lasciarlo anche così anziché andarlo a rifinire. Che facciamo? Non vorrei rifinirlo perché ho notato che poco fa, quando ho fatto il giro a punto basso a fine pannello, fine riga, la lavorazione era un po' larghina, quindi ho paura che tendo ad allargare la circonferenza, no? Quindi mi sa che non lo vado a rifinire, lascerò il cappellino proprio così. Ora vediamo, lo indosso, vediamo un po', casomai ci rivediamo. Se non ci rivediamo è perché il progetto è così terminato. E rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, spero che pensiate anche voi che sia super facile e veloce da realizzare. Fatemelo sapere come sempre qui in basso con un commento, supportatemi con un bel pollice all'insù, mi raccomando, e se provate a replicare il progetto mandatemi le vostre foto, taggatemi sui vostri post e sulle vostre storie di Instagram. Io a questo punto vi do l'appuntamento a questo venerdì, sempre ore 14, mi raccomando puntuali, per un altro super progetto bellissimo. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento a venerdì, un bacino a tutti!